Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Ci troviamo davanti ad una pianta di Platycerium biforcatum, è stata acquistata come Platycerium biforcatum, in vendita facilmente nei vivai, a volte troviamo anche l'alcicorne, sono piante che si somigliano molto, quindi guardiamo bene il cartellino della vendita per capire che tipo di pianta è, che specie è, per quello che riguarda appunto il Platycerium. Il Platycerium è una pianta veramente bella, guardate, è cresciuta tantissimo, questa pianta ha 8 anni, mi accompagna da 8-9 anni circa, era una piccola piantina comprata in un vasetto che si è sviluppata nel tempo in questo modo. Ha una crescita anche abbastanza veloce, devo dire, non è una pianta lenta nella crescita e presenta, la cosa molto curiosa, presenta due tipi di foglie, le foglie fertili e foglie sterili. È una pianta naturalmente una felce, una pianta che non fiorisce e si moltiplica tramite le foglie fertili. Le foglie fertili sono queste, quelle che partono dalla struttura della pianta e tendono a essere pendenti o a volte sono rivolte verso l'alto, come in questo caso. Nella parte inferiore delle foglie si formano le spore, che potete vederle qui, spero che si riescano a vedere. Purtroppo con l'obiettivo che ho io non riesco a fare, essendo da solo a filmarmi, non riesco a fare inquadrature avvicinate o lontane, comunque spero che si veda. Nelle foglie, nella parte inferiore, si formano queste parti brune, vellutate, e sono le spore, che possono essere usate per la moltiplicazione con dei metodi veramente complicati, e non impossibili, ma complicati e molto lunghi per la realizzazione e per avere delle nuove piante, mentre quindi noi possiamo moltiplicarla per divisione come faremo oggi. Vi sono poi foglie invece sterili, che sono queste, che si sviluppano appiattendosi al supporto, magari al tronco, è una pianta epifita, quindi vive attaccata al tronco degli alberi. Queste foglie fertili si aprono, si allargano e avvolgono tutto ciò che incontrano, formando poi, se si tratta del ramo di una pianta che parte dal centro ad esempio, tutto intorno una forma di coppa, vedete qui, che si vanno verso l'alto, per raccogliere tutti i detriti che cadono all'interno, in modo che la pianta può nutrirsi e prendere un po' di nutrimento. Acqua dalla pioggia, foglie che cadono dentro si decompongono, insetti che magari sono morti, che cadono dalle piante e finiscono dentro, vengono comunque tutti assorbiti poi dalla pianta. In coltivazione noi non possiamo nutrire la pianta in questo modo, perché non essendo in un ambiente naturale rischiamo di farla marcire, magari all'interno sviluppare delle muffe, quindi ci conviene usare un concime magari per orchidee in una dose magari dimezzata, e questo può essere utile alla pianta per svilupparsi veramente bene. Io l'ho sempre concimata con l'acqua della concimazione delle orchidee, diluita con ancora un po' di acqua, in modo da dargli un po' di nutrimento, e questo ha fatto sì che la pianta è partita, è diventata bellissima, una stupenda ed enorme pianta di Platycerium. Vi sono preso degli appunti per potervi parlare del Platycerium. Sono piante epifite della famiglia delle Polypodiacee. Vi ho già detto che hanno due tipi di fronde, due tipi di foglie sterili e fertili, e sono piante distribuite comunque ce n'è qualche specie in Sud America, in Madagascar, in Africa e nel sud-est asiatico. Crescono abbaricate ai tronchi degli alberi nell'ombra tropicale. Queste sono piante che non vogliono assolutamente la luce solare, in questo momento è esposta al sole, ma non fa nulla perché tanto starà qui qualche oretta, poi la riporterò in casa, e poi non li faccio in casa, fuori dalla casa, perché comunque non fa ancora freddo, e poi non gradisce appunto l'illuminazione solare, perché altrimenti le foglie si bruciano, e possiamo vederlo qui. Questa foglia è sempre stata rivolta un po' più a qualche raggio solare che l'ha bruciata, quindi teniamola anche in casa, in una stanza in cui ci sia dell'ombra veramente molto molto luminosa, ma che non ci sia irradiazione solare, altrimenti questa pianta tende a bruciare comunque le foglie. Non muore, ma rimane con un aspetto molto più brutto, diciamo, si rovina abbastanza, quindi teniamola all'ombra. Sono felci, le felci vivono all'ombra. Mi viene un po' da sorridere, perché sono veramente stupito del fatto che dove è situato la cisterna per l'acqua, ho notato la nascita di una datura, di uno stramonio, che non pensavo che ci fosse qui nel mio giardino. L'avevo seminata forse 6 anni fa, e adesso mi accorgo che vicino alla cisterna è nata questa pianta. Velenosissima, è nata nel recinto delle pecore, per fortuna non l'hanno mangiata, credo che non sia di loro gradimento, spero, perché è veramente una pianta velenosissima, fa dei fiori bellissimi. Sono contento di averla in giardino. Procederò poi magari a spostarla un po' fuori dal recinto delle pecore per evitare che ci siano
magari degli incidenti. Mentre vi parlavo ogni tanto buttavo l'occhio e ho notato la nascita di questa bellissima pianta. Comunque, ritornando nel discorso, perché poi mi viene detto che faccio dei video sempre troppo lunghi, però anche su questo mi verrebbe anche da dire che a me piace fare dei video su YouTube in cui racconto, faccio vedere, ma anche racconto e mi racconto, mi piace anche raccontarvi un pochettino la mia esperienza. E quindi, a prescindere dalla durata del video, io spero che comunque le cose che vi faccio vedere siano interessanti, che quello che ho da dirvi non sia poi così particolarmente noioso. Però per fare un video veloce di 2 minuti in cui spiegarvi una tecnica di coltivazione, preferisco fare un qualcosa di più bello, proprio per aiutarmi e aiutarvi a ritagliarci un po' insieme un attimo di tempo in cui non abbiamo più fretta, non dobbiamo più fare altro e ci ritagliamo proprio un momento di relax in cui guardare un qualcosa che spero che possa piacere. Coltivazione del Platycerium biforcatum, poi dopo partiremo con la moltiplicazione. Io tra l'altro ho preso queste tavolette di legno levigate la settimana scorsa, pensavo di usarle come cartello con il nome delle piante per il giardino, ma siccome ho tanto legno ne farò altri. Queste invece le ho messo dei cordini, tutti e due, vedete? In cui appendere una porzione di Platycerium e far crescere il Platycerium su questo tipo di zattera. Vediamo se riuscirò in questa impresa, perché questo Platycerium coltivato in questo vaso non ha più lo spazio, quindi devo togliere delle porzioni di pianta per creare dei buchi dove poter poi finalmente bagnare, perché il vaso, spostarlo e portarlo nella vasca da bagno ha un peso veramente enorme. Creando dei buchi attorno riuscirò sicuramente a bagnare meglio questa pianta e a trattarla un po' ed evitare che si dissecchi incautamente, perché non ho notato l'asciugatura del terriccio. Quindi 2 tavolette in cui mettere il Platycerium muschio e poi del terriccio, che è un terriccio fatto con perlite, terriccio universale, c'è un po' di torba dentro e ci sono dei pezzettini di sfagno per rendere il tutto molto più umido, qualcosa di arieggiato. La perlita aiuta un po' l'arieggiatura del substrato. Un filo che servirà per legare la pianta alla zattera e in più cercare poi di infilare poi dopo tutti i pezzettini di muschio per dare un aspetto tropicale e per far sì che la pianta sia sempre in uno stato di umidità, perché questa pianta richiede sempre un substrato non fradicio ma sempre umido. In natura riceve continuamente le piogge. Allora faccio adesso una carrellata un po' veloce su come la coltivo io, così ci sono le note di coltivazione e poi dopo procediamo con la divisione di alcune porzioni di Platycerium biforcatum. Coltivare il Platycerium è veramente molto semplice. Si usa un vaso, si lascia o nel vaso di acquisto per un annetto in modo che cresca bene e poi dopo si può rinvasare in un vaso leggermente superiore. È una pianta che gradisce temperature che possono andare dai 15 gradi fino ai 25, 30, 35 gradi, più si alza la temperatura più garantiamo umidità. L'esposizione non deve essere al sole, deve essere in ombra, quindi evitiamo che questa pianta venga esposta al sole, perché può danneggiare le foglie, può bruciarle e la pianta prende un aspetto veramente molto brutto. Mentre in ombra questa pianta si sviluppa più rigogliosa. Ma un'ombra non vuol dire al buio, vuol dire un'ombra luminosa, quindi magari vicino a una finestra dove i raggi del sole entrano ma non riescono a raggiungere la pianta. Quella è una collocazione ideale. Oppure all'interno di una serra con del policarbonato in cui la luce viene filtrata dal policarbonato. Questa è un'altra condizione di crescita ottimale per il Platycerium. Come terriccio io ho usato un terriccio che somiglia molto, che ce l'ho qui, che somiglia abbastanza al tipico terriccio di Gardenia e Camellia, ovvero Gardenia e Camellia sono 2 piante che vivono in questi luoghi in cui c'è questa terra che mi fa sempre pensare un po' al camminarci sopra e affondare leggermente, terricci molto vaporosi, molto arieggiati, morbidi, e questo noi lo possiamo ottenere ad esempio per Camellia e Gardenia aggiungendo il bark al terriccio e la perlite. In questo caso il bark non c'è, però c'è un po' di perlite e rende il tutto, questo è terriccio universale unito anche con un po' di torba, e rende il tutto molto morbido, molto soffice. E questo è molto importante perché essendo piante epifite, abbarricate ai tronchi degli alberi, non vogliono un terriccio che sia asfittico, in cui non c'è circolazione di aria. Quando la pianta si attacca ad un albero, le radici sono esposte anche
all'aria appunto, e quindi hanno bisogno di ventilazione, hanno bisogno di qualcosa che è arieggiato per evitare formazioni magari di muffe ed altro. E in questo caso un terriccio molto arieggiato con la perlite, magari all'interno possiamo mettere qualche pezzettino di spagno, o addirittura anche possiamo mettere qualche pezzettino di bark, è un terriccio ideale per la coltivazione del Platycerium. Per quello che riguarda le concimazioni, è una pianta che in natura si nutre anche con ciò che cade all'interno di queste coppe create dalle foglie sterili. Noi possiamo concimarla con un concime per orchidee, magari in una dose dimezzata. Io l'ho sempre bagnata con l'acqua che mi rimane dopo la concimazione delle mie orchidee. Aggiungo ancora un pochettino di acqua, così diluisco ancora e poi bagno questa pianta. Ogni volta che noi fertilizziamo il Platycerium, come bisognerebbe fare un po' per tutte le piante delicate, un po' d'appartamento, bisognerebbe prima fargli una bella bagnatura, così il substrato si bagna per bene, e dopo procedere alla concimazione, perché questi concimi chimici che usiamo per concimare le nostre piante sovente rischiano di poter bruciare anche le radici. Quindi bagnando prima il terriccio di coltivazione, in cui ci sono appunto le radici delle piante, si permette comunque che non accada questo danneggiamento dovuto alle sostanze chimiche contenute nel concime. Altrimenti io ogni tanto la concimo anche buttando un po' di acqua concimata qua dentro, come se fosse in natura che riceve qualcosa. È sempre concime, è sempre acqua, e quindi non sono detriti, e quindi si può così concimare il Platycerium. Cos'altro dire sulla coltivazione? L'acqua, va bene l'acqua del rubinetto anche se non è eccessivamente calcarea, altrimenti possiamo usare un'acqua magari un po' più tenera, o comprare qualche bidoncino di acqua distillata e mescolarla con l'acqua del rubinetto per ottenere un'acqua più adatta alla coltivazione del Platycerium. Io la bagno con acqua del rubinetto, ho un'acqua molto tenera in casa e quindi non ho mai notato problemi di crescita dovuti all'utilizzo di un'acqua sbagliata. Il rinvaso di questa pianta possiamo farlo quando la pianta ha colonizzato completamente il vaso, come in questo caso, e quindi anche i piccoli che stanno nascendo nascono con un po' di difficoltà. Quando notiamo questo nel Platycerium, vi faccio vedere, vedete ad esempio qua, questo piccolo sta crescendo proprio al di fuori della struttura stessa della pianta. Qui vedete che ha cominciato la foglia sterile a prendere addirittura tutto il vaso, e io potrei lasciarle crescere tutto così, anche questa colonizzerà poi anche il vaso, però diventa una struttura poi completamente piena e difficile da bagnare, perché questa pianta ricopre tutto e fa sì che non ci siano spazi per poter far entrare l'acqua, e quindi ha bisogno di essere divisa. Io cercherò di staccare questo e magari questo e creare dei varchi. Sarà un bel lavorone già il solo staccare la pianta dal vaso, vediamo che cosa succede, spero di non danneggiarla. Per quello che riguarda la coltivazione è tutto qui, temperatura l'abbiamo già detto, acqua, concime, tutto il resto, quindi adesso non ci resta che prendere questo Platycerium, cercare di estrarlo dal vaso. Se non riuscirò, per evitare di danneggiare eccessivamente la pianta, proverò a tagliare le porzioni direttamente qui dal vaso, ma spero di tirarlo fuori, così si può vedere bene quali parti utilizzare per attaccarle nelle zattere che serviranno da supporto per le nuove piantine di Platycerium biforcatum. Ho sdraiato il Platycerium, dovrò colpire il vaso per cercare di estrarre la pianta, altrimenti magari entrerò con un attrezzo, entrerò magari con questo, cercando di... sì, effettivamente mi sa che questa è la cosa più utile che posso fare per arrivare a staccare, perché la pianta praticamente ha aderito al supporto e quindi diventa tutto molto ma molto più complicato. Quindi procediamo, perché altrimenti devo distruggere il vaso e mettere in un vaso nuovo, però non ho del terriccio nuovo, quindi io pensavo di reinserire di nuovo la pianta qua dentro, aggiungendo solo un po' nei buchi un po' di terriccio. Vediamo, proverò così, vediamo un po' cosa succede, cercando di non danneggiare il mio bellissimo Platycerium. Quindi anche qui si entra cercando di staccare la pianta, e lì c'è addirittura un piccolo che sta crescendo dentro il vaso.
Ok, eccola qui, guarda, ci siamo quasi riusciti. Voilà, mamma mia, incredibile. Questa è la struttura, vedete, del Platycerium. Foglie, parte viva, diciamo, della pianta, struttura e radici. Qui alcune radici sono morte, però vedo anche molte radici. Queste ad esempio sono morte, questa parte qui praticamente è un po' marcita, questa parte qui invece è tutta viva e quindi è quella da danneggiare il meno possibile. Adesso quando mi passa un po' il fiatone porto la pianta sul tavolo, così dividiamo questi pezzetti e li mettiamo sulle zattere. Quando fate questa operazione fatevi sempre aiutare da qualcuno. Io oggi sono da solo, anche nell'utilizzo degli attrezzi. Avete visto che prima ho fatto l'errore di infilarlo nel vaso con la mano rivolta alle lame. Girate sempre il coltello in modo da non rischiare di farvi male. Bisogna sempre cercare di mettersi un po' in sicurezza. Il giardinaggio è un bellissimo lavoro, ma richiede anche molta attenzione. Eccomi qua, sono veramente contento di aver tolto il Platycerium dal suo vaso, così posso avere un'idea ben precisa di ciò che voglio togliere. Ho 2 tavolette e quindi prenderò 2 esemplari, posso fare 2 buchi, non voglio insistere troppo perché non voglio stressare troppo questa pianta. Un esemplare che posso prendere ad esempio potrebbe essere questo, o altrimenti girando la pianta potrei prendere questo che si rinfilerebbe nel vaso, probabilmente prenderò questo, altrimenti c'è un'altra pianta qui che potrebbe essere presa. Ok, potrei prendere questo e l'altro là dietro, sono le 2 che mi piacciono di più. Questa foglia si è un po' spezzata, quindi nessun pericolo, nessun problema. Si può togliere tranquillamente una foglia al Platycerium che si è spezzata, perché comunque lei continua a buttare delle foglie nuove se coltivata bene e con amore. Quindi procediamo a tagliare questa porzione che servirà magari, visto che la pianta è piccolina, per la tavoletta. Ritorno a prendere il mio attrezzo e per tagliare una porzione di Platycerium, spero che si veda bene, bisogna entrare in profondità e prenderne proprio una bella fetta, magari arrivando leggermente qua sulle radici, altrimenti la pianta comunque all'interno ha delle piccole radici, da quelle svilupperà poi tutte le altre. Quindi andiamo a tagliare, cosa non semplicissima in effetti, questa parte con la foglia sterile che si sta già sviluppando. Spero di non fare un disastro, però io sdraio la mia pianta come se fosse su un lettino della sala operatoria e procedo in modo che ho molto chiaro quello che sto per fare e procedo a tagliare questa porzione. Partirò da qui, allora qui ci sono altre foglie, diventa un po' complicato, però questa la devo togliere perché mi finisce di nuovo a contatto con il bordo del vaso e quindi è un problema per la pianta stessa. E quindi andiamo, bisogna anche agire con un po' di coraggio a volte. A me spiace un po' toccare questa pianta perché sta crescendo veramente bene, quindi cerco di essere un po' più delicato possibile, però alcune porzioni purtroppo sono da tagliare. Quindi vado giù scavando bene, ok, e voilà, questa è una porzione di Platycerium da inserire nel supporto, poi dopo vediamo come fare. Questa è una, qui si è creato un varco dove posso poi bagnare, questo verrà poi avvolto da nuove foglie che partiranno dalla pianta e poi andiamo a cercarci l'altra.
Se per caso durante queste operazioni rovinate alcune foglie non c'è nessun problema, la pianta patirà un pochettino nel suo aspetto, però vi posso garantire che ritornerà ad essere stupenda come prima della moltiplicazione. L'altra che voglio prendere è questa, quindi andrò a tagliare entrando prima un po' in profondità e poi girando la lama in modo da tornare di nuovo sulla superficie. Voilà, un altro frammento di Platycerium. Posso staccare questo e tenere appunto questo frammento che verrà inserito nella tavoletta magari più grande, in questo modo. E rimetto la pianta all'interno del mio vaso. Ha un peso incredibile. Voilà. Aggiungerò poi del nuovo terriccio qui tutto intorno, in modo che poi con le bagnature va giù e aiuta la pianta a trovarsi anche in una condizione di terriccio nuovo. Quindi quello che ho tolto andrò a inserirlo qui e poi aggiungerò, metto anche i frammenti di foglie all'interno, aggiungerò poi del nuovo terriccio negli spazi. Vedete che qui c'è questo bellissimo spazio aperto che la pianta potrà colonizzare con qualche altra crescita. Quindi adesso che abbiamo fatto il lavoro più, come si dice, ostico, andiamo a inserire la pianta, cambierò l'inquadratura, così vedremo bene insieme come mettere la pianta sul supporto, legarla bene per poi poterla appendere magari in casa. Eccoci con la tavoletta. Allora, ripeto, prima di utilizzare questa tavoletta per mettere l'esemplare di Platycerium appoggiato sopra, io ho già messo i 2 chiodi che tengono il filo di sostegno, in più ho messo anche altri chiodi perché questi saranno quelli che mi aiuteranno poi nella legatura della pianta, per evitare di avere ancora dei chiodi esposti qua fuori, che non mi piaceva molto l'idea. Quindi come dire, questi chiodi appunto serviranno come sostegno per i fili che terranno poi la pianta sul supporto. Io utilizzerò questo filo con all'interno un'anima metallica perché si può piegare ed è un po' più robusto di un semplice filo di spago. Quindi ci servirà lo spago che taglierò già in opzioni che mi serviranno poi per legare già subito la pianta. Poi servirà lo sfagno, un po' di sfagno, ci servirà anche del terriccio e procediamo subito con inserire un po' di terriccio nella nostra tavoletta, in questo modo, che servirà come terriccio per la nostra felce, per essere coltivato bene. Io lo schiaccio un po', gli do questa forma, ne aggiungo ancora un pochino. Voilà. Tendo a non stare tanto a metà ma un po' sul basso, perché è più bello vedere un pezzo di tavoletta e vedere anche poi la pianta. Quindi faccio in questo modo, mi fermo solo un attimo per vedere se l'inquadratura è ok, perché sto facendo tutto da solo. Ok, dovrebbe essere un po' più luminoso, spero che si veda bene, perché purtroppo facendo i video da solo devo sempre gestire un po' il tutto, cercare di avere il controllo un po' di tutto. Allora, su questa parte di terra io andrò a inserire un pochettino di sfagno, perché così quando bagno la terra non mi finisce in giro ma viene trattenuta dallo sfagno. E
e aiuterà anche le nuove radici a trovarsi sempre in una condizione umida. Dopodiché prenderò il Platycerium, questa foglia, questa parte qui si è staccata, potrebbe essere anche un qualcosa da inserire qui che può aiutare la pianta, magari facciamo così, vediamo se può servire, spero che si veda veramente bene. Dopodiché andrò a tagliare la porzione in eccesso, voilà, quella che non mi serve, e adagio il mio Platycerium. Mannaggia, si è spezzata una foglia, ne farà poi altre. Lo adagio in questo modo sul terriccio, gli do una forma un po' arrotondata e successivamente procederò a legarlo pian piano. Ho fatto un errore perché dovevo legare già subito il filo ad uno dei chiodi, ma lo faccio magari da qua, vediamo un po' se riesco a farlo così. Faccio un piccolo cappietto e cerco di trovare il chiodo, voilà, e così posso poi pian piano delicatamente tirare e fare in modo di passare dietro le viti che ho messo, scusate, tirando sempre bene. Poi giro in questo modo. Adesso qua rimane corto, però non importa, gli metto un altro filo sopra, faccio partire da lì un altro filo, poi mi aggiusterò con una legatura magari diversa in questa parte qui. Oggi c'è un'aria veramente una giornata veramente molto bella che mi piace, ovvero giornata limpida, un venticello stupendo, fresco, non c'è questo grande calore, un po' di caldo c'è ma non è un calore eccessivo. Scusate se non riesco a farvi vedere bene i movimenti della mano, però vedete ho fatto passare questo filo qua dietro e quindi torno in una posizione diversa a legare il Platycerium. Devo farli un po' più lunghi questi fili perché, ok, siccome dietro ho un'altra vite mi ritrovo qui sperando di arrivare alla vite più vicina, ok, e giro tutto intorno alla vite. Essendoci il fil di ferro automaticamente si avvita intorno alla vite. Questa la posso togliere perché si è spezzata. Vedete che la pianta rimane qua così, molto bella. Qui inserisco i pezzi che ho tolto che si sono tolti per alzare leggermente la pianta, creare proprio un substrato. Non è finita qui perché devo aggiungere ancora altri fili, bisognerà metterne un po' per cercare di tenere la pianta ben salda al supporto. Faccio girare per bene il mio filo e faccio partire qualcosa che abbassa anche qui, perché tante persone mettono la rete metallica o di plastica, ma a me avere la rete qua davanti non mi piace, preferisco questi fili un po' che spariscono leggermente un po' alla vista, li trovo un po' più eleganti, diciamo. Ecco, vedete che questo non arriva, quindi faccio diversi giri nella vite dietro e me lo tengo come riserva magari per legarci poi un futuro filo. Questo potrebbe essere già sufficiente, vedete? La pianta viene inserita nel supporto, appesa e crescerà come se fosse attaccata ad un ramo di albero. Adesso cosa devo fare io? Qui dovrò inserire il più possibile altro sfagno, quindi devo aiutarmi con uno stecchetto, un pezzettino di legno. Ok, ho trovato questo ramettino qui. Allora prenderò lo sfagno e comincerò a inserirlo con un bastoncino sotto il filo, vedete, lo faccio passare un po' così, cercando di non romperlo troppo perché poi quando lo bagno tende a sfaldarsi e quindi è meglio bagnare poi con una bacinella sotto in modo da raccogliere pezzettini di sfagno che non finiscano magari nelle incubature eccetera. Anche qui questa è la zona delle radici, quindi una zona che deve essere molto umida, cercherò di mettere più sfagno possibile proprio per mantenere una certa umidità. Bene, io questo lo posso tagliare
volendo posso inserire dei fili ancora qui all'interno facendoli girare, ma la cosa più importante è cercare di mantenere la pianta ben salda al supporto. Se perderà dei pezzettini di sfagno durante le bagnature non importa, perché vedete che a parte quelli non se ne stacca più, quindi questo dovrebbe rimanere poi aderente. Poi la pianta stessa con le radici tende a trattenere un po' tutto il supporto. Adesso non vi faccio vedere il procedimento per l'altra piantina, ci vediamo dopo con il lavoro concluso per le due piantine. Bene, il lavoro è concluso, quindi adesso mi trovo con due piantine di Platycerium abbarricate in queste zattere di legno che ho levigato qualche settimana fa. Assolutamente nessuna vernice, nessun impregnante per il legno, un legno naturale, perché tanto nel tempo dovrà disfarsi un pochettino, magari si rovinerà anche, ma la pianta crescerà e quindi verrà messa poi in un nuovo supporto, o addirittura tutto questo attaccato al nuovo supporto in modo da allargare la superficie di espansione della pianta. Che cosa mi aspetto io da questo risultato, da questo lavoro di questa mattina? Mi aspetto che il Platycerium con le sue foglie sterili si allarghi, qui ce n'è una piccola informazione, colonizzando tutta la tavoletta, avvolgendola e diventando un esemplare unico. Naturalmente questo rappresenta un problema leggero di bagnatura, perché comunque non è pesante, noi possiamo portare il tutto nella doccia e col doccino fargli una bella doccia alla nostra bellissima pianta, oppure vaporizzarla un giorno sì, un giorno no, con un pochettino di acqua per cercare di mantenerla umida. La concimazione sarà fatta magari con la nebulizzazione, oppure se la vogliamo fare con una bacinella concimiamo l'acqua e poi immergiamo il nostro Platycerium magari fino a questa altezza per poter far sì che la pianta assorba tutta l'acqua di cui ha bisogno. Questa è questa. Qui ho tagliato una foglia che pendeva in giù, qua invece ho tagliato una foglia che andava in su. Questo perché? Perché quando le piante vengono travasate, se si toglie qualche foglia o se qualche foglia si rompe, non è un problema, perché se la pianta ha un po' meno foglie, farà sì che le radici si sviluppano un po' più forti, partiranno anche le radici con uno sviluppo immediato, diciamo. Se la pianta deve occuparsi di mandare la sua energia a tantissime foglie, questo va a discapito un po' dello sviluppo radicale, soprattutto durante un trapianto o una divisione. Quindi quando noi dividiamo, trapiantiamo una pianta, cerchiamo sempre di togliere qualche foglia, in modo da far sì di creare un equilibrio tra foglie e radici, in modo che tutte e due possano svilupparsi con la stessa energia. La pianta riesce a mandare la stessa energia sia alle foglie che alle radici. Questo l'abbiamo visto anche negli iris, che viene tagliata gran parte delle foglie quando vengono messe nella terra, anche una parte di radici, per creare proprio questo equilibrio in cui il nucleo della pianta comincerà a mandare l'input allo sviluppo di foglie e di radici con la stessa energia. Questo è molto importante. Quindi adesso non mi resta che appendere una delle due piante nella mia casa per cominciare una nuova coltivazione con questo piccolo, con uno di questi due piccoli, e vedere se si svilupperà bene. Poi vi aggiornerò poi nel corso dei video, magari quest'inverno, perché ci vorrà un po' prima che le piante partano. Ma il Platycerium è una pianta molto robusta. In realtà io ho già fatto un altro lavoro di questo tipo, staccando un piccolino, mettendolo in una piccola tronchettino. Magari dopo, se riesco, ve lo faccio vedere. Scusate se mi allungo un pochettino col video, però è anche curioso quello, perché proprio quello è stato un po' l'input che mi ha fatto partire l'idea di questo esperimento. E continuerò poi a coltivare il mio grandissimo Platycerium bellissimo. Adesso gli aggiungerò questa terra nei buchi che si sono creati, in modo da non fargli mancare un po' di terra nel terriccio, perché è una pianta stupenda e ci tengo veramente tanto. E niente, dai, adesso interrompo, vi porto a far vedere quell'esperimento piccolissimo che ho fatto con quel piccolo pezzettino di Platycerium. È abbastanza divertente perché c'è questa piccola fogliolina che esce fuori dal tronchetto, e vi faccio vedere anche la fioritura di una tillandsia che è fiorita adesso, e concludo poi subito il video, così non vi dilungo troppo, perché non vorrei che questo video poi diventasse veramente troppo lungo anche per voi. Ok? Ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, ecco, vi faccio vedere velocemente la tillandsia. Guardate che bellissimi fiori. Una tillandsia che si è colorata anche di un po' di rubino sulle foglie, perché quando le tillandsie fioriscono tendono ad arrossire un po', come se si vergognassero. Eppure guardate che magnifici fiori di questo bellissimo esemplare di tillandsia. Dai, andiamo a vedere i Platycerium come li ho sistemati, così concludiamo il video.
Ecco qui, ho sistemato i Platycerium sotto il gazebo tropicale. Qui c'è una bella luce, insolazione, schermata dal policarbonato, quindi un'ottima luce veramente fantastica per queste piante. Come possiamo bagnarla quando è nel supporto? Semplicissimo, con un nebulizzatore quando l'abbiamo in esterno. Possiamo spruzzare la pianta con un getto magari non così forte, questo è ideale, simula un po' la pioggia. Facciamo entrare un po' l'acqua anche all'interno, in modo da vederla sgrondare. Stessa cosa anche per queste. Facciamo ben entrare l'acqua, la pianta deve essere bella umida, spruzziamo anche un po' le foglie. E voilà, lo sfagno tende a trattenere tantissima acqua, quindi possiamo bagnarla dopo 3-4 giorni, anche 5, non c'è nessun problema. L'importante è che sia sempre appena umida, non fradicia perché altrimenti potrebbe marcire. Qui si è staccato un po' di sfagno, andiamo anche sotto e voilà, così noi abbiamo bagnato i nostri Platycerium. Se li abbiamo in casa invece prendiamo il tutto, tavoletta compresa, la immergiamo e poi la lasciamo scolare e la riappendiamo. In casa d'inverno va bene anche una volta alla settimana la bagnatura, anche una volta ogni settimana e mezza. Comunque sentiamo il peso, se è veramente leggero ha bisogno di essere bagnate. Ancora una piccola cosa, perché mi piace troppo parlarvi delle piante, vi dilungo sempre tanto, però spero che sia piacevole. Ecco l'esperimento che avevo tentato con questa piccola fogliolina, questa piccola porzione di Platycerium che ho sistemato qui, l'ho già bagnato, adesso lo ribagno di nuovo un po' e vedete che anche questa la foglia non ha patito assolutamente, è stata appoggiata con dello sfagno in questo tronchetto che verrà appeso ed è veramente piacevole, piccolino e potrebbe essere un regalo magari per qualche amica che vuole coltivare questa pianta. Quindi bagno bene, faccio entrare anche l'acqua dentro il buco visto che c'è lo sfagno, ok, e voilà, anche lei è pronta per vegetare e ricoprire il suo supporto. Adesso vado a bagnare la pianta madre di queste piantine e concludo il video. Ciao a tutti, vi chiedo scusa se mi dilungo sempre tanto nel parlare, nel farvi vedere, ma ci tengo veramente a trasmettervi un po' questa passione. Solo facendovi vedere delle immagini veloci, parlando come questi personaggi che descrivono i farmaci nelle pubblicità, non riuscirei. Io mi esprimo con un po' di calma e quindi spero di trasmetterla, ne abbiamo tutti bisogno di un po' di calma, di un po' di relax e spero di trasmettervi proprio questa sensazione oltre alle immagini e ai video delle piante che coltivo, sperando di fare una cosa che a voi sia gradita. Vi saluto tutti, ciao, grazie per essere venuti anche in questo appuntamento in giardino e ci vediamo presto per un altro video di descrizione sulle mie piante, giardino oppure acquerelli, speriamo, perché è un bel po' che non dipingo. Ciao ciao!